No! Qui qualcuno si assumerà le proprie responsabilità. Vieni a vedere che cosa hai combinato. Negli ultimi anni ho passato molto tempo a suonare il mio ukulele e si capisce che è il mio perché sopra c'è questa bellissima ranetta. Vi ricordate il video nel quale personalizzo il mio pennyboard? Proprio questo qua? Io e lui ne abbiamo passate tante insieme, di cotte, di crude, di fredde, di calde, di alte, di basse. Mi è venuta voglia di fare una cosa molto simile a questa su un ukulele appunto, però non potevo mica usare quello che già avevo. Perché guardatelo, poverino, lui è già tutto colorato. Tra l'altro non so se avete notato che fascino ha questo spago che mi serve per tenermelo legato al collo. Quindi che cosa ho fatto? Ne ho comprato un altro, però anche questo stavolta di legno. E questo modello va benissimo perché vorrei proprio ricreare qualcosa di simile. Cioè un design che non va a coprire completamente tutta la parte di legno, ma il disegno lascia comunque intravedere la trama originale. Per l'esperimento di oggi ho questo pack di Posca che ho utilizzato per fare tipo una foto su Instagram. E guardate, dentro ci sono una serie di colori, tra cui delle tinte piatte che le riconoscete, sono queste qua con il solito tappo colorato. E poi come questo ci sono altri pennarelli metallizzati che la cosa è invertita, il tappo è essere nero e questa linetta è colorata. Avere questo set di colori qua è sia un'opportunità che un limite, però a me in questo senso i limiti piacciono perché ti possono instradare, no, già su una direzione precisa. Nello specifico in questo caso devo creare un'armonia di colori che vada bene con questi pochi colori a disposizione. L'altra volta col pennyboard vi faccio vedere. Questi erano tutti gli Uniposca che avevo a disposizione, avete capito, Ups. Il mio potere era illimitato. Per cominciare quindi cosa ho pensato di fare? Prendere l'iPad, scattare una foto all'ukulele, metterlo qui su Procreate e cominciare a fare uno schizzo. Ora, è una cosa molto approssimativa, Volevo che il tema fosse tipo mostri contro alieni. Qua in alto c'è una specie di rana aliena che sta sparando un raggio che dovrebbe ricalcare un po' l'effetto delle corde al mostro che sta qua sotto. I colori sono un po' retro, un po' vaporwave, ci sta, e secondo me potrebbe essere una cosa carina. Mi aspetto che venga più bello di questo, ma chi può dirlo? Adesso vorrei prendere questa bozza e trasporla qua sull'ukulele. La cosa ideale è farlo con una matita un po' morbidina, perché se la matita è troppo dura rischia anche di incidere un po' il legno. Invece così si può lasciare appunto il tratto senza intaccare il legno. Però mi è venuto un mega dubbio, ovvero se i tappi di questi colori non fossero esattamente corrispondenti all'intensità del colore. Ad esempio, tra questi due colori, secondo voi dal tappo qual è più scuro? Difficile dirlo, no? Poi magari una volta che li metti su carta è ancora diverso. E allora qui si dà il via al momento Satisfy che ho registrato, un momento che ci viene concesso soltanto una volta per pennarello, quello l'avvio, possiamo chiamarlo così? L'avvio del pennarello. Guardate tutti questi colori che si spargono sul foglio. Guardate la punta intrisa d'inchiostro. Che goduria. Ho ottenuto questo capolavoro di foglio, ho potuto fare un piccolo confronto tra i vari colori e ho cercato di capire quali funzionassero meglio accostati tra loro. Ad esempio tra il viola e il rosa, tra l'azzurro e il blu c'è un sacco di contrasto. Invece tra il rosso e l'arancio, per dire, molto poco. E quindi non lo so, dovrò tenere a mente queste informazioni. Dopo che mi sono fatta tutto lo studio sui colori, i contrasti e cercare di capire appunto che rapporto ci fosse tra l'uno e l'altro, mi sono ritrovata a metterli sull'ukulele e ho detto oh no, ma ci sta. Prima di preoccuparmi del tutto ho pensato che fosse il caso di finire l'intero riempimento. Stavo pensando di togliere le corde quando mi sono accorta che in realtà mi fanno un sacco comodo per appoggiare la mano senza toccare il colore, quindi posso continuare a colorare tenendo appunto il palmo alzato. Nel frattempo sto approfittando per ripassare sul colore che si è già asciugato con un altro strato di colore, perché in alcuni punti non è particolarmente coprente, ma io confido nel fatto che questi Uniposca stratificati possano arrivare alla copertura desiderata. La cosa importante se si vogliono fare più strati è assicurarsi di avere la punta sempre piena di colore, quindi non secca che porta via il colore, ma umida che ne lascia un altro strato più spesso sopra. Andando avanti mi sono presa un sacco di pause tra una passata di colore e l'altra. Questo l'ho fatto per assicurarmi che il colore fosse sempre ben asciutto prima di ritornarci sopra facendo un secondo strato. Ho preferito quindi fare prima tutte le tinte piatte e solo dopo andare a tracciare i contorni, perché il nero, a differenza degli altri colori, è molto più coprente, quindi ho preferito metterlo per ultimo.
Incredibile ma vero, con questi colori sono riuscita a creare delle armonie un po' retro, un po' acide, un po' vaporwave. Mi piace molto il risultato che ho ottenuto nel cervello, lo trovo molto carino, anche abbastanza tridimensionale. Forse la cosa un po' più strana è il fatto che il rosso e l'arancione fossero così simili. Ed è un bene perché questo mi ha permesso di creare un po' degli effetti di ombra, magari, non troppo accentuati. Il problema che ho riscontrato però con questo disegno che avevo fatto è che ovviamente il pennarello nero Uniposca ha questa punta qua, che come potrete notare è un po' spessa. E magari per entrare nei dettagli proprio degli occhi, dei tentacoli e tutto, poteva non essere il massimo. Inoltre io sono una grande fanatica della linea spessa, linea sottile. Mi piace creare questo contrasto per definire meglio i soggetti, la profondità, e quindi avevo bisogno di un alleato. E guardate un po' cosa ho trovato dentro al mio miracoloso zaino. Lui, l'Unipin, credo si chiami così, Unipin? La sua punta, guardate che bella. Guardate, dai, è bellissima. E con questa ci si possono fare i dettaglini. Quindi ho sfruttato questo adorabilissimo per fare i dettagli della rana aliena, dei tentacoli, del cervello. In particolare il cervello è stato veramente fondamentale. Mentre invece tra i colori metallizzati ho sfruttato soprattutto l'argento. Mi serviva per fare la pistola dell'alieno, la fascia metallica sulla sua testa, che tanto dai, lo so, qualcuno alla fine lo dirà, sta alieno sembra proprio Mojo Jojo, però i colori li ho un po' cambiati. No, non è vero, Mojo Jojo era viola. Non ho cambiato proprio niente, è lui. C'è stata una piccola esplosione e ci sono state delle vittime, tra cui il mio portafogli. E non lo so che è successo, che non stava funzionando, quindi sono un po' impazzita, l'ho sbattuto troppo e è esploso, l'ha schizzato ovunque. Ebbene, alle 2 io non ho ancora finito, ma è ora di andare a letto, quindi lascerò tutto qui per terra e ci ripenserò domattina. Domattina belli freschi e preparati. Quindi oggi è il secondo giorno, la parte frontale dell'ukulele è fatta. Mi piace veramente tantissimo come è venuta questa ranetta qua, la adoro veramente tanto. Restano da fare i lati. Apparentemente la posizione più comoda per disegnare sui lati di un ukulele è questa, precisamente lei, e quindi procedo. Dunque ragazzi, seguitemi, manca poco alla fine, ok? Abbiamo il fronte, lato, poi abbiamo quest'altro lato, qui forse devo ripassare un po' il verde, è un po' disomogeneo per il momento. Poi abbiamo il sotto con il mostriciattolo, non si capisce bene che forma abbia, ma secondo me è carino comunque. Il retro, avevo fatto la bozza, vedete, però non l'ho colorata perché sennò quando appoggio l'ukulele sul tavolo mi si graffia e quindi se ne va il colore. E allora ho detto, boh, aspettiamo, magari questa qui se proprio è la farò per ultima. Adesso cosa resta da fare? I fasci ondulati che avevo previsto qua davanti, che non li ho ancora fatti perché sono coperti dalle corde, stanno qua in mezzo e mi danno un po' noia, le devo proprio togliere. Poi devo scotciare tutto, spruzzare un bel fissante e poi rimettere le corde. La parte peggiore. Però poi fatto questo è finito, Tra l'altro vi faccio notare un piccolo problema. Qui in alcuni punti il nero se ne sta andando a blocchettini. Stessa cosa qua con il blu. Il fatto qual è? È che io ste cose, come al solito, le voglio fare un po' alla buona. In realtà questo qui è un legno già un po' laccato e trattato. Io avrei dovuto, prima di fare tutta sta cosa, carteggiare l'ukulele per assicurarmi che il colore facesse presa. Ma non c'avevo voglia. Non c'avevo voglia, poi c'era il rischio che magari nel carteggiarlo, siccome volevo lasciare il legno, poi veniva un po' più brutto. Quindi mi sono detta no, non lo voglio fare. Il fissante farà il suo dovere. Lo farà davvero? Lo scopriremo. Allora, vediamo come si tolgono queste corde. Facciamo la magia. Magari non è necessario. O magari sì. Ok, non me l'aspettavo. Ma ok. Corde tolte, manca l'ultima parte. Vediamo un po' che si può fare. Questa parte dei fasci bianchi che vengono spediti dall'alieno fino al mostro mi piace particolarmente perché ricalca un po' la strada che fanno le corde, soltanto che essendo un po' più diagonale riesce comunque a rievocare il fatto che lì dovrebbero esserci delle linee, no? Ho appena avviato anche questo pennarello, che sarebbe viola metallico, per fare una sorta di effetto nebulosa qua vicino ai bordi neri. E questo dovrebbe essere proprio l'ultimo tocco prima di chiudere il progetto. Poi i colori metallici sul nero secondo me fanno sempre un certo effetto. A questo punto, mentre il colore si asciuga, io
vado a incerottare un pochino le parti che non voglio rivestire con il fissativo. A questo punto, quasi dopo aver completato l'opera magna, non resta che fissarla per sempre su questa superficie. E per fare questo, guardate chi è tornato! È sempre lui, il fissativo, un pochino esploso. Siamo pronti? Non fa. Meno male che ne avevo comprato un altro. Che dici, apriamo una finestra? Aprirei un po' la porta perché sta Arrivando? No! Qui qualcuno si assumerà le proprie responsabilità. Vieni a vedere che cosa hai combinato. Ora tu dimmi se io posso spruzzare uno spray e trovarmi su i peli. Sei un assassino. Tu e il tuo gatto. Colpa sua, non mia, eh. È una collaborazione questo ukulele. È come se l'avessi un po' fatto anche tu. Devo cercare di toglierlo. Preso! Eccolo qua. L'abbiamo rimosso. Fine della collaborazione. No. E quindi adesso non resta che attendere 30 lunghi minuti, dare la seconda passata, poi altri 30 lunghi minuti e poi non lo so. Despacito, a me mi puzza un dito, non si dice a me mi, ma io lo dico uguale. Rieccoci in questo nuovo episodio di Abbiamo dato la seconda mano a questo ukulele e quindi è arrivato il momento di rimettere al loro posto queste povere sventurate corde. Ma non prima di aver rimosso questo scotch. Mi piace questa finitura così opachina che si è creata, bella. Allora, cominciamo. E quindi eccoci qua con il risultato finale. Sono passati 3-4 giorni, nel frattempo c'è stato il weekend di mezzo. Credo proprio che lo spray abbia avuto tutto il tempo di asciugarsi, quindi adesso si può toccare senza troppi problemi. E guardate, c'è questa patina opachina, soprattutto all'ukulele, che non è per niente male. In un paio di punti forse ho spruzzato un po' troppo spray, qui ad esempio è diventato lucidissimo. Non so se da vicino lo riuscite a vedere, ma riflette tantissimo. E invece da quest'altra parte, se notate, ho fatto l'errore di metterci le mani qualche ora dopo che pensavo si fosse ormai asciugato, e invece ho lasciato delle terribili impronte. Beh, ma fatto questo, l'ukulele è pronto. Non c'è verso che lo sfregamento delle mie dita possa arrecare disturbo o sgretolamenti vari. Quindi io mi dichiaro un menestrello molto contento, al punto da potermene andare lentamente, retrocedendo verso una porta che non c'è. Vabbè, e quindi che ve ne pare? Carino, no? Guardate, c'è il disegno che continua anche nell'area inferiore, superiore. Il retro, di nuovo, non l'ho toccato, ma a questo punto, penso che lo completerò nei prossimi giorni. Vogliamo vedere cosa ne pensano i nostri collaboratori? Eccomi qua. Ebbene sì, Sì, wow, è proprio ukulele. bello, non l'ho mai visto prima di questo momento. Ma non l'hai mai visto finito? No, effettivamente non l'ho mai visto. E neanche con questa finitura carinissima. È vero, non è più tutto quanto che si gratta via. Anche se era una cosa che mi piaceva particolarmente. Mi piace Mojo Jojo rivisitato. Con i colori invertiti. Ma comunque molto carino. Sai che questa ti è venuta proprio bene? Anche secondo me. Vedo anche che il nero è molto più brillante rispetto a qua. È un po' sbiadito. Sì, quello è colpa mia. È un po' colpa tua. Che il pennarello che stavo usando è esploso e ho usato una penna. Ah, questo non mi piace. Ecco, perfetto. Qua vedi c'è il giallo. Sì. E qua no. No, Se ma guardi perché così per è un po' diverso. È un po' diverso, È un ma po' non del diverso. tutto va bene. E ora ti suono una cosa. Ti è piaciuta? Sì. No. Cosa devo fare? Non Commentarlo? So, constatarlo. Dai, questo? Lei Ma non lo- c'avevo voglia. No, è bello. Qual è la parte che ti piace di più? Ah, questo. Mi fa pensare un po' a Bubble, i vecchi cabinati, a livello di colore e stile. Bobble. Proprio lui. Stavo pensando, questi fasci qua sarebbe stato carino se fossero stati 4 e avessero seguito le corde. In realtà li ho fatti pensando alle corde, ma 4 erano Too much. troppo fitti. Bello. Che dire, grazie moltissimo quindi per aver visto questo video. Sono contenta che la serie nella quale personalizzo cose con Uniposca vi stia piacendo. E a proposito di questo, se volete suggerirmi degli altri oggetti da personalizzare con Uniposca, sarò molto contenta di leggere i vostri commenti e seguire i vostri suggerimenti. Io vi saluto, vi mando un abbraccio e un buffetto affettuoso. Ciao!